Everybody's talking about going to the moon and how we're all gonna live on Mars soon. But ooh, I don't really care. Ooh, I'm already there. Fever kicks in faster than Salve ragazzi, allora, molti di voi mi hanno chiesto dove dormo, come faccio a trovare persone per farsi ospitare senza pagare, perché un viaggio di 90 giorni, trovare 90 posti dove dormire o comunque trovare 90 notti pagate o comunque ospitate sono un gran bel passo per fare un viaggio grande, perché nessuno vuole spendere 3-4 mila euro soltanto in dormire, a nessuno piace. Però questo comporta un piccolo sacrificio, perché le persone che ti ospitano hanno bisogno del tuo tempo, hanno bisogno che tu gli dedichi tempo, ti accolgono, vogliono conoscere la tua storia. Però adesso vi spiego velocemente come funziona. All'inizio, quando ho cominciato a viaggiare, usavo spesso Couchsurfing, che è un sito di ospitalità gratuita. Potete trovare qui sopra il video che ho fatto qualche settimana fa che parlo di questo. Questo è un sito dove le persone ti ospitano, persone che non conosci, ti ospitano in cambio della tua, cultura, quindi vogliono conoscere chi sei, cosa hai fatto, spendono un po' di tempo con te, cucinare, poi puoi decidere cosa fare. E questo è un gran bel cosa perché è gratuito come sito. Io nel viaggio che ho fatto in Europa, 95 giorni, sono stato ospitato in Norvegia, in Finlandia anche da queste persone ed è bellissimo, perché mi hanno fatto assaggiare dei cibi che non avrei mai assaggiato andando da solo. Quindi questo qui è un modo per viaggiare. Poi adesso, entrando nel circuito dei Vespa Club, è molto più facile perché i Vespa Club mi vogliono incontrare, molti prima che io parli mi dicono: hai già da dormire, hai già da mangiare, tu non devi preoccuparti, quando arrivi dimmi il giorno, già è tutto pronto. E così è successo, appena ho pubblicato il mio viaggio, mi sono arrivate centinaia di richieste, ma davvero centinaia, non unità o decine, centinaia di richieste per andare a dormire. Il viaggio sarebbe dovuto durare 7-8 mesi se avessi accettato tutte le richieste. Quindi facendo così si è scoperto una grande bellezza delle persone che anche leggendo solo il tuo annuncio su internet sono disposte a ospitarti, ad accoglierti, a darti da mangiare o comunque a conoscerti. E questa è una cosa che è una delle cose che voglio far risaltare nel mio viaggio. Nel mio viaggio vedrete molte volte le persone che mi ospitano, perché voglio farvi capire come è bello il mondo al di là di tutte le notizie brutte che ci sono. Il mondo è abitato da gente magnifica, poi le notizie brutte fanno più notizia, appunto, danno più risalto e quindi si sente questo, ma anche andando in paesi dove si sente dire che tutto è il contrario di tutto, ci sono persone spettacolari. Bisogna credere alle persone, non bisogna aver paura appena che si vede, ognuno ha la sua cultura e quindi ognuno ha i suoi modi di fare, però bisogna credere nelle persone perché c'è un amore dentro, sempre pronte comunque a dare una mano. A me mi hanno riempito un sacco di bottiglie d'acqua, mi hanno aiutato un sacco di cose, persone che mi chiamano: se passi di qua voglio darti 50 euro perché mi sei un grande, per me mi piace quello che fai, voglio aiutarti. Quindi perché una persona dovrebbe regalarmi 50 euro? Perché è una cosa perché la persona intanto come dicevo, sono brave, gli piacciono queste cose, hanno voglia di vedere cose nuove e quindi questo, quando si viaggia non bisogna aver paura della gente, la gente è magnifica, bisogna stare attenti, certo, dico sempre, io sono un avventuroso non sprovveduto, io sono molto avventuroso, che mi piace l'avventura in tutto, ma non sono sprovveduto, io chiedo sempre, vedo sempre dove andare, non è che vado a caso, e così dovreste fare voi. Quindi Couchsurfing 1, i Vespa Club adesso che mi ospitano, tanti, 2, e sui social ci sono tantissimi gruppi, ad esempio italiani in Gran Bretagna, oppure motociclisti in Francia. Basta che scrivete del vostro passaggio, di qualsiasi cosa, c'è sempre qualcuno che vi aiuta. Io mi ricordo che mi hanno ospitato persone con gruppi simili, ho scritto che passo di là, per favore puoi venire da me, voglio ospitarti. Quindi questi sono i 3 modi più facili per essere ospitati. E poi ovviamente c'è la tenda, quindi se vuoi risparmiare soldi porti la tenda e vai nei campeggi. Io ho dormito molte volte così in mezzo alla natura, però se uno ha paura può prendere la tenda e con 10 euro, nei paesi molto molto economici anche con 5-7 euro, piazzi la tenda in un campeggio, sei sicuro, c'è la doccia, c'è tutto e con 7 euro tu dormi tranquillo. Questo modo di viaggiare, come ho detto all'inizio, ci costa un sacrificio, quindi o dedicare del tempo alle persone o dormire comunque non comodissimi, come dicevo, con tenda.
Però questo ti fa risparmiare migliaia di euro. Se tu viaggi 2 giorni, 3 giorni è un conto, perché spendi 50 euro per dormire in tutto, vabbè. Ma se viaggi 80-90 giorni, 20 euro al giorno, 30 euro al giorno, quello che è, sono migliaia di euro che risparmi. Quindi questo qui è un grande vantaggio per chi viaggia in modo avventuroso. Perché se fai un viaggio del genere di 80 giorni, non è che vuoi fare autostrade, non puoi fare che passi e te ne vai, vuoi conoscere il più possibile cultura, cibo, stili di vita, perché probabilmente una volta lo farei nella vita con un tipo di viaggio del genere. Quindi vuoi conoscere il più possibile, deve essere il viaggio della vita, diciamo, quello che ti ricorderai per sempre. E più persone incontri, più culture incontri e più sarà memorabile. Quindi abbandonate gli hotel e la zona di comfort, che sì è bella, ti fa riposare, ma poi alla fine del viaggio dice avete speso più soldi e avrete conosciuto molto meno persone. Quindi il mio suggerimento è questo: informatevi, scrivete, ambientatevi in tutti i contesti, perché anche io adesso farò il Nord Africa, paesi musulmani, non è che è uguale alla Spagna, uguale all'Italia, è completamente diverso e mi devo abituare lì, ci sono delle cose che non si possono fare e non le farò, quindi bisogna adattarsi a tutte le situazioni per godersi meglio il viaggio. E credetemi che uno che ha l'esperienza adesso di viaggi incredibili, facendo così ho apprezzato molto di più. Io prima viaggiavo hotel all'inizio 2013-14 anni in Spagna, andavo in ostelli, comunque stanze private, non incontravo mai nessuno. E poi ho visto, spendevo più soldi, ma al di là di questo vedevo che finiva il viaggio e dico ma caspita, ma chi ho incontrato lì? Nessuno, non mi ricordo una persona. Invece adesso ogni volta mi ricordo una bellissima cosa di questa persona che mi ha ospitato lì o di questo posto lì. Ho una memoria bellissima delle gente, non mi è mai successo niente di problematico nel viaggio, posso garantire niente di problematico, le persone sono sempre pronte ad aiutarvi. Quindi se volete un consiglio, lasciate la zona di comfort e avventuratevi nel senso più positivo del termine, nelle conoscenze, nelle culture, dormendo meno comodi, però conoscendo più cose. Questo è il suggerimento che voglio darvi per i viaggi prossimi. Nel prossimo video voglio mostrarvi tutte le cose che porterò elettroniche, quindi computer, telecamera, telefoni, i caricatori, per mostrarvi come parto. Il video per il momento finisce qui, dalla bellissima Reggio Calabria, guardate com'è bella, Reggio Calabria, che è stato definito il chilometro più bello d'Italia da un famoso scrittore italiano. Siamo alla punta, quello lì sotto dietro questa statua è la Sicilia, potete vedere la di Messina. Vi lascio al prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, ciao ragazzi, buon pomeriggio, buon fine settimana, vi voglio bene, ciao!